Ciao a tutti e bentornati, sono Nico e in questo nuovo video andremo a sostituire il dissipatore originale dell'i7 serie 12, quindi con un socket 1700, con questo dissipatore dell'Itech, l'ICY4HB. Il dissipatore come la ventola è molto grande, si parla di 12 cm, 4 tubi, pin a 4 poli, e adesso andiamo a scoprire se è compatibile o meno. Cominciamo a montare il dissipatore, quindi per prima cosa togliamo la ventola, quindi prendiamo questa la molla e la tiriamo verso il basso in modo che si sgancia da un lato, dall'altro non serve perché viene via facilmente. Nella confezione c'erano due buste, entrambe hanno questo. Io ho scelto questa qui, che come vedete ha l'incavo in questo modo invece che semplicemente ellittico. Ecco qui il nostro bel i7 serie 12. Giriamo al contrario la scheda madre, scegliamo la piastra, quindi no, sì. All'interno della busta troveremo anche 4 viti che anche in questo caso si differenziano. Queste con la testa quasi ellittica sono quelle che fanno al caso nostro, mentre questi con la testa smusata da un lato non andranno bene per il socket 1700, quindi le mettiamo da parte. Altro consiglio che io do, spassionato per carità, è di non utilizzare queste rondelline ma di utilizzare questo materiale che si trova a corredo di ogni scheda madre. Lo andremo a posare sul fondo della scheda madre e lo ritaglieremo all'incirca quanto la grandezza del bracket, in modo da tenerlo distanziato dalla scheda madre. Questa qui è la parte che andrà all'opposto della scheda madre. Prendiamo le nostre viti che hanno una tacca, quindi hanno come delle alette che ci permetteranno di fare scendere la vite fino in fondo, di bloccarla. Tutto questo perché questa confezione originariamente non è stata creata per questo socket, però l'Itech è corsa ai ripari, l'Itech come anche altre marche che producono dissipatori, con questo bracket di emergenza. Quindi in attesa di dissipatori ufficiali per il socket 1700, questa è la soluzione migliore. Adesso dobbiamo girarlo al contrario per far sì che non casca tutto. Prendiamo i 4 distanziali e sono volati via. I 4 distanziali, attenzione che hanno un verso anche loro, buco largo sotto, buco stretto sopra. Pasta siliconica, anche questo è incluso nella confezione. Ci sono varie tecniche e teorie su quanta metterne. C'è chi mette il chicco del riso al centro, chi ne mette 4 laterali, chi mette una striscetta dritta così, e sinceramente facendo varie prove sullo shock termico il risultato non cambia più di tanto. Adesso montiamo il dissipatore, che è questo signorottone qui, e andiamo a posizionarla così. Veramente prima fissiamo le due viti e dopodiché andiamo a serrarle, facciamo un paio di giri a turno per ogni vite. Adesso fissiamo nuovamente la ventola
con la ventola rivolta dal lato dove si trova la RAM. Se avete la RAM da entrambi i lati, la ventola va dalla parte opposta al retro del case, quindi la ventola va messa sul davanti. Una volta che ho completato di installare il dissipatore sulla CPU, ho rimesso la scheda madre all'interno del case ed ho eseguito qualche test sulla temperatura massima della CPU. I test sono andati più che bene, quindi non mi resta che chiudere il video, ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciare un like. Da Nico è tutto, ciao!